Amici, buongiorno. Dalla dimora Cordero, giusto Franci? Giusto. Stamattina cappuccino velocissimo e poi scatta l'operazione Centro Priocca. Io chiaramente la colazione completa l'avrei anche fatta, visto che era disponibile e molto probabilmente anche ricca, ma no, perché poi dopo si mangia al ristorante. Franci stamattina è di poche parole. La vedete ma non la sentite. Allora, la buona notizia di questa mattina è che trovandoci già a Priocca dobbiamo andare a piedi, perché il ristorante Il Centro si trova esattamente lì. In centro. È tornata la parola a Franci. Allora ragazzi, questa mattina andiamo in un posto assolutamente storico, non siamo nelle Langhe, siamo poco fuori, siamo nel Roero e siamo venuti qua inizialmente perché volevamo mangiare il fritto misto, ma è assolutamente fuori stagione, quindi ci penseremo un'altra volta, ma volevamo raccontarvi un posto storico dove adesso c'è la chef Eli De Mollo che è in cucina, che ci farà vedere un po' di preparazioni tipiche della tradizione piemontese fatte Quel livello lì? a quel livello lì. Questa sala è pazzesca. Non mangeremo qui per un tema di luce, però sappiate che volendo potete avere anche la vostra stanza privata. Altrimenti cadete comunque in piedi perché guardate che sala che c'è in questo posto. Una nota di servizio importante. In questo momento non vedete nessuno all'interno del ristorante, non perché non sia gettonato. Nel periodo invernale ci sono liste di attesa infinite per venire qua a mangiare il fritto misto. Semplicemente non vedete altre persone perché oggi il ristorante non fa servizio di pranzo, tranne che per noi fa un'eccezione. Siamo diventati un po' ingombranti ultimamente. Allora, avete sia l'opzione della carta che l'opzione del menù degustazione. Io sono un po' preoccupata perché la chef ci vuole far assaggiare il mondo. Noi gli abbiamo chiesto di portarci i piatti in versione carta. Il menù degustazione che noi non faremo perché, come diceva Francia, andremo alla carta, è questo qui e costa 120 euro. Vi presento oggi la nostra altalanga di apertura, che è quella di Cascina Chicco. Nella zona dell'altalanga si trova la Côte della Liguria, quindi la parte più bassa del Piemonte, 65% Pinot Nero, il restante è Chardonnay, 36 mesi sui lieviti. Partiamo di fronte a voi con una fine sia di coste con una maionese tonnata, chips di erbe, tartare di ricciola, sopra avete una spuma a base di lemongrass, mela e coriandolo. Proseguiamo con una base, un frollino di mandorle, sopra una mousse a base di burro e acciuga, peperone di carmagnola che mettiamo noi nelle albarelle con sopra un'acciuga del Cantabrico, panino leggermente fritto con un prosciutto di maiale nero di Cavour, alla lattuga con dell'acqua di pomodoro, a concludere la nostra finta ciliegia, quindi all'interno paté di fegatini, all'esterno glassato alla ciliegia. E allora, buon inizio. Andrei subito anche col secondo. Perché mi piace tantissimo questo antipasto amuse-bouche iniziale? Perché sono reinterpretazioni gourmet delle ricette tipiche piemontesi, quindi avete la reinterpretazione del patè di fegato, i peperoni, pane e burro e acciughe, il paninetto con il salame, buonissimo, caldo. Poi abbiamo visto in cucina che questo paninetto è stato fritto, che ve lo dico fare. Quindi qui parliamo di pane, burro e acciughe, credo. Assaggia. Se siamo stati attenti. Di sicuro parliamo di qualcosa di buono. Peperone. Questo ti dispiace se vado io? Vai. Questi erano i peperoni dolcissimi che vi ho fatto vedere in cucina dentro la gurnia. Perché ci vedete rimbalzare i piatti tra me e il buon Gianni? Perché in questi giorni stiamo veramente mangiando l'impossibile e allora sostanzialmente abbiamo ordinato un piatto a testa che ci scambiamo. Anche questo abbiamo visto la preparazione in cucina ed è una reinterpretazione del classico patè di fegato che in questo caso è stato glassato con questa gelatina, la cui funzione è quella di compensare la grassezza e la dolcezza del fegato con l'acidità. Mi dispiace che non hai potuto assaggiarlo, è buonissimo. Proseguiamo la nostra degustazione con uno degli arnais più importanti che abbiamo in Piemonte. Il Bricco delle Ciliegie, che si trova a Montà, appunto, tra i più alti della denominazione, siamo a 390 metri d'altezza. Fa solamente acciaio per 7 mesi sulle fece fini e una piccola parte invece viene affinata in barrique di rovere francese. Bianco Cordero, un Languedoc bianco, e nasce dal figlio di Gianfranco Cordero, che ad oggi è uno degli enologi e dei consulenti più importanti d'Italia, segue quasi 20 cantine. Lo identifichiamo come un nebbiolo bianco per noi della famiglia, ecco. Avete un pane bianco fatto con farina di mulino sobrino di La Morra, una focaccia olio rosmarino, per finire un pane sfogliato, burro e acciuga. Il gambero a crudo viene leggermente avvolto dentro una crumble di basilico, l'anguria che viene marinata con acqua di pomodoro, la nostra insalata
insalata russa, quindi le verdure vengono cotte separatamente, viene emulsionato con maionese e del tonno di fianco del baccalà con la tapenade di olive. I nostri intenti sono andati a farsi benedire al piatto numero 2. Lo sapevo che non riuscivamo a tenere la chef e che ci avrebbe portato piatti e piatti fuori carta. Nella fattispecie questo piatto, tra l'altro bellissimo e che siamo molto contenti che sia comunque arrivato, è un piatto del menù degustazione che non trovate in carta. Se siete piemontesi siete cresciuti a insalata russa. Buona perché i pezzettoni sono grossi. Un accompagnamento con il baccalà, perché la chef ci spiegava che è buona l'insalata russa, ma perché non accompagnarla con qualcos'altro per renderla un pochettino più sfiziosa? Peraltro questa insalata russa, come diversi piatti li abbiamo visti preparare in cucina, ormai lo sapete che noi come prima cosa entriamo a stalkerare tutti in cucina. Qui per l'insalata russa si sbucciano i piselli. Perché il pisello si sbuccia? Perché a me personalmente, se nella russa trovo il pisello con la buccia, Sì. è fastidioso. Io questo lo metto giù quando l'acqua bolle, prova ad assaggiarlo. Sì, è più piacevole. Certo, questo richiede un certo grado di sbattimento. Il piatto extra che non doveva uscire ma è uscito lo assaggio io. E ti direi anche che ci aggiungo una bella focaccia unta. No! Ma sì, è veramente un'opera d'arte questo piatto, ragazzi. Sembra un quadro. Anguria gambero, Best friends. una bella combo, sì. Una bella combo. Qua posso parlare così che in questo video vale. Non vale. No. E ci aggiungerei anche, ragazzi, la focaccia, che comunque ha il suo perché. Ah, il tonno di coniglio. Viene disossato, viene messo a marinare con dell'olio e delle erbe, sopra trovate delle verdure di stagione, il vostro fungo, prosciutto e maiale, quindi avete il fungo, porcino scottato, un brodo a base di prosciutto e fungo. Di fianco avete una costoletta di maiale che viene leggermente scottata col suo fondo e delle spugnole. Vi ricordate quando all'inizio vi abbiamo detto che ci sarebbero arrivati solo piatti in carta? Ecco, è andato tutto un po' a schifio, nel senso che dalla cucina, come spesso succede, ci stanno un po' portando cose che non erano previste. Ad ogni modo fate riferimento al menù che vi abbiamo inquadrato, dove vi abbiamo messo sia la carta e sia il degustazione. Le dimensioni delle cose che vedete arrivare a noi sono dimensioni da piatti ordinati alla carta. Ve ne abbiamo già parlato del tonno di coniglio altre volte. Si chiama così perché la consistenza dopo la cottura ricorda vagamente quella del tonno. Siamo in Piemonte, non esistono i tonni, il coniglio è il classico animale che era disponibile nella cucina contadina e questo è super tipico. Prima cosa da dire, arriva un profumo pazzesco da questo piatto. Fungo, fetta di prosciutto crudo. Taglio il fungo a metà così te ne lascio metà. Il fungo, oltre a essere buonissimo, è carnoso, quindi ha un morso molto piacevole, piastrato. Il prosciutto gli dà tutta la parte sapida e anche un po' grassa. È davvero un piatto goloso. Mi dispiace dovertene lasciare metà. Però mi resta la costina, che come da indicazioni va mangiata rigorosamente con le mani. L'avrei fatto comunque. Piedino, bagnetto verde, fagioli, sopra avete un velo di cipolla rossa, di fianco avete allora la trippa fetta. Ma che bello questo piedino impiattato in questo modo con la trippa in accompagnamento. Questo piatto ve lo facciamo raccontare direttamente dalla chef. Questo è il classico piedino che si faceva, che noi facciamo per il fritto. Lo facciamo in tante versioni il piedino. Quindi piedino pulito, cotto 4 ore, 4 ore e mezza con spezie. Quando si raffredda gli si può dare la forma che uno ha piacere, poi questo noi andiamo a tritarlo. Qua abbiamo i fagioli, abbiamo il nostro piedino tagliato sottile, lo scalogno tagliato sottile, prezzemolo, esofago e bagnetto verde. Adesso andiamo a condire il piedino. In questo modo, quindi otteniamo questo, poi facciamo una sorta di salsa di prezzemolo, acciughe e sale, condiamo il piedino con fagioli, salsa di prezzemolo, scalogno e per dare un po' di croccantezza andiamo anche a mettere l'esofago nel piatto. L'esofago è sempre dello stesso animale, o no? L'esofago è di vitello. Ah, l'esofago è di Questo è vitello. esofago di vitello. Di fianco al piatto facciamo la trippa fritta del vitello, dove la giriamo dentro la semola, la mettiamo in olio bollente, la friggiamo finché la otteniamo bella croccante. Per dare l'acidità, per dare un po' di freschezza, abbiamo fatto una cialda di cipolle rosse, quindi cipolle rosse che vengono messe a marinare per 12-24 ore sotto vuoto. Sì. E verrà poi messa sopra. Nonostante questo tendenzialmente sia un piatto poco nelle mie corde, trovo che sia talmente appetitoso alla vista che lo voglio assaggiare.
che lo facciamo diventare piatto che è nelle tue corde. Prendete e assaggiatene tutti, sembra. No, quello l'aveva detto un altro. quello aveva detto un altro. Con più follower di te, tra l'altro. È delizioso perché è acidino e super scioglievole in bocca. Il contrasto con la consistenza farinosa del fagiolo crea un mix in bocca. Potrei finirmelo tutto. Lasciate perdere le parole con cui non avete molta confidenza, come esofago, come piedino. Ascoltate queste parole: delicatezza, morbidezza, scioglievolezza, che sono proprio le caratteristiche di questo piatto. In più quel velo di gelatina di cipolla acida sopra è davvero una combo perfetta. Assaggio, perché Franci non l'ha fatto, la trippa fritta. Patatine, letteralmente patatine. Piacere di presentarvi. È uno dei barbareschi forse a cui siamo anche più affezionati. Il barbaresco Rocche dei Sette Fratelli di Lodali è la bottiglia più importante dell'azienda, proprio il cuore della sua passione, della sua voglia di crescere in continuazione, perché è proprio la bottiglia con cui sua mamma e suo papà hanno iniziato a fare vino. La seconda bottiglia che abbiamo scelto per voi oggi è il Rocche dell'Annunziato 2020 di Tre di Berri. Perché Tre di Berri? Perché loro sono tutti e tre di Berri ed è proprio il comune, la piccola frazione che si trova a ovest di La Morra, dove poi nasce e dove hanno le loro vigne. Per la signora, il nostro ravioli di pane burro acciughe, quindi ravioli ripieno di acciuga, mantecato al burro, pane croccante sopra. Per il signore il nostro plin da tradizione piemontese, e tre rosti principalmente maiale, vitello e coniglio, per finire mantecato al burro. Questo piatto ve lo facciamo raccontare direttamente dalla chef. Qui stiamo tirando la pasta per fare i plin, E li fate tutti i giorni? ma dipende, 2 o 3 giorni a settimana. Metto le 3 carni, coniglio, maiale, vitello, poi metto la verdura, rosolo il tutto, passa la cottura bagnato col vino bianco, poi la cottura passa direttamente in forno, mediamente 3 ore di cottura. Si lascia raffreddare, si va a macinare la carne, si macina la verdura, si tira il fondo e viene condito. Sale, pepe, parmigiano, uova e il fondo di cottura. Super curiosa di assaggiare i plin della chef dopo che li abbiamo visti preparare in cucina. Che cosa buonissima. Molto diversi dai plin di Ugo Alciati. Diciamo che i plin da soli sono un ottimo motivo per venire nelle Langhe, anche se qui siamo nel Roero, ma diciamo in tutta questa zona. Se vedete un piatto nel menù che si chiama pane, burro e acciughe, sappiate che in realtà si tratta di un primo piatto. Inforchettate, anzi incucchiaiate una generosa dose di questa pasta ripiena. Allora avete questo crumble, questo pan grattato gustosissimo, questo burro, le acciughe, il ripieno. Questo è davvero un piatto che potreste mangiarvene 6-7 etti. Possiamo con il nostro tagliarina ai 30 tuorli. Bene, e su questo piatto Caressa direbbe chiudete le valigie, amici. Andiamo a Priocca. Qui potete essere sazi, non sazi, degustazione, quello che vi pare. Questo piatto qui va preso. Chiaramente siamo entrati in cucina perché volevo vederlo dal principio, questo piatto, quindi tutta la preparazione, la stesura della pasta, il taglio dei tagliarin rigorosamente a mano. Che quando un uomo cercava moglie e si doveva sposare, e la donna doveva essere in grado di fare i tagliarini. Ma perché? Perché i tagliarini una volta veniva fatto l'impasto bello, cioè sodo, e poi bisognava tirarlo col mattarello. Allora si diceva: se ti vuoi sposare cerca una donna che sappia fare la pasta, e allora sei l'uomo più fortunato del mondo, perché voleva dire che era una donna che era in grado di cucinare. E i tagliarin si tagliano rigorosamente a mano. Sì, certo, sempre solo rigorosamente a mano. Io mi sarei già tagliato 2 dita. Se uno li tocca, provate a sentire, devono essere leggeri. E non contento, ho visto anche la scolatura e l'impiattamento. E mo' si rimane a Franci. Allora, quello che mi piace di questi piatti è che ogni posto ha la sua piccola variante. Qui i tagliarini li trovate sottilissimi, finissimi, leggerissimi, scioglievoli in bocca, deliziosi. A sto giro versione ragù, nel senso che chiaramente è una tipologia di pasta che si sposa anche benissimo col burro e tartufo quando è periodo di tartufo, questa volta ragù. Pance di maiale, suo fondo, leggermente allaccata al miele, di fianco delle verdure in agrodolce, principalmente trovate dei fagiolini, del sedano, delle carote, della cipolla e in più della pesca che gli dà un po' più di freschezza e acidità. Giano mi ha ceduto l'assaggio della pancia di maiale. Se non è amore questo, non saprei definirlo in altro modo. Buonissimo. E le verdurine acide di fianco ti puliscono la bocca.
e ti rendono ancora più goloso il boccone successivo. Questa pancia di maiale è la prima cosa che ho inquadrato non appena ho messo piede in cucina, perché ho visto queste pance giganti in questa teglia che stavano rosolando e ho subito chiesto informazioni. Dopodiché, non contento, ho ripreso tutto il resto della preparazione, quindi le verdure che hanno sfrigolato nel grasso della carne, la carne che è stata poi messa in forno, e quindi capite che ho una certa curiosità nei confronti di questo piatto. Il risultato è questo. Questa dovrà ancora andare avanti, credo, un'oretta, ma... Si devono assorbire i liquidi. Esatto. Allora, solita cottura di cui vi ho già parlato 1000 volte su questo canale, quindi a bassa temperatura per tanto tempo, cuoce 4 ore in forno se non erro, così ci ha detto Elide. La cosa bella è che l'hanno tipo glassata con una sorta di marinatura dolce che la rende veramente eccezionale. Vado di verdurine e pezzettini di pesca, croccanti e acide, il compagno perfetto. Le signore anziane di una volta, io dico parlo di mia mamma, di mia nonna, sulla stufa facevano tutto, quindi il pollo al ronco tagliato a pezzi o intero, messo nell'angolo della stufa. Una volta si alzava presto la mattina per cucinare, no? E per 10 e mezza, quando era pronto, era già lì caldo per il pranzo. Quindi oggi, quando noi parliamo di cottura a bassa temperatura, cotture lente, ma le nostre nonne Già lo facevano. Il coniglio arrosto più buono del mondo, io mi ricordo lo faceva mia mamma, centro della stufa, sale e pepe, lo rosolava, che prendeva quel bel colore da fuori, Sì. lo bagnava un po' col vino rosso così, coperto, e ogni spazio della stufa era fatto per una cottura. La nostra finanziera di agnello, usiamo principalmente tutta la parte interna dell'agnello, da quello che sono i rognoni, da quello che sono il fegato, i polmoni, il cuore. È il turno della finanziera. Ultimo piatto salato, ma a questo punto non so se corrisponde al vero, dovrebbe essere l'ultimo piatto salato. La finanziera, che è un altro grandissimo cavallo di battaglia di questo posto, non lo abbiamo filmato in cucina, ma lo assaggiamo a tavola. Ecco, questo sento di poterlo definire il piatto della nonna del Roero. Ha quel non so che di comfort, non che i tagliarino, che i plin non ce l'avessero, però è una bella coccola questo piatto. Ad oggi il moscato di Saracco è uno dei più importanti che abbiamo, forse quello anche più conosciuto a livello europeo. Non è asti spumante, è solo Piemonte DOC. La cosa particolare di Saracco è che dopo diversi anni di affinamento in bottiglia prende un'evoluzione che è completamente diversa. Quasi non parliamo più di moscato, ma di un vino che ci ricorda altre zone del mondo. Concludiamo questo pranzo incredibile con il dolce. Qui vanno forte anche con la cheesecake. Noi siamo 2 pannacottari e quindi abbiamo preso la panna cotta. Io mangerei panna cotta da qui al resto dei miei giorni, accompagnata con fragoline e pesca. Allora, nel cubo iniziamo con una sfera con al mascarpone con un cuore liquido al caffè, gelatina alla mela, proseguiamo con una tartelletta, crema pasticcera e mirtillo, financier al pistacchio con una composta di albicocche e pepe. Per finire avete un mignon a base di cioccolato, mango e nocciola. È pazzesco, è delizioso. Il mascarpone dentro rende tutto così avvolgente. Tartelletta. Posso dire finalmente che ho ufficialmente un ristorante preferito nel Roero. È buonissimo questo qua. E gelatina. Nota di merito alla piccola pasticceria, che era davvero davvero deliziosa. Alle volte capita che incontri delle piccole pasticcerie un po' buttate lì. Questa era notevole. Giretto in cantina con il signor Enrico, che non vi abbiamo fatto vedere ma ci ha intrattenuto tutto il pranzo, con un sacco di aneddoti interessanti che però rimangono tra noi. Io dico che questo lavoro non è solo quelli che come dicono business, è un lavoro, un rapporto umano, cioè ormai si va perdendo. Cioè la passione che uno ha per il Mio lavoro. padre Bonanima mi diceva sempre: se fai questo lavoro non ci saranno soldi che ti soddisfano come quando un tavolo ti dice ho passato 2 belle ore. Allora ragazzi, io sto per dirvi una cosa che faccio un po' fatica a dirvi, perché io vorrei tenermi questo posto un po' per me. E so che invece quello che vi andrò a dire adesso potrebbe far sì che farò fatica anch'io a tornare la prossima volta. Il centro a Priocca, Enrico ed Elide abbiamo mangiato divinamente. Lo sapete che non riusciamo a tenercele le cose da comunicare. Venire qui subito. Prenotate, menù estivo, menù invernale, menù fritto, ragazzi, da gennaio a marzo se riuscite, considerando che ci sono migliaia, quando dico migliaia di persone in lista d'attesa. Il menù degustazione costa 120 euro, ma come vi abbiamo detto a più riprese potete tranquillamente prendere alla carta.
e i piatti sono uno più figo dell'altro. Non so se siamo riusciti a trasmettervi quanto fossero buoni. Sono stati anche così gentili da ospitarci per la notte di ieri. Li liberiamo visto che abbiamo un letto su ruote. Cucina piemontese. Perché sembravi cucina piemontese. Molto bene ragazzi, ci rimettiamo in marcia.